Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Cilostazzolo Sandoz SPA, ultimo aggiornamento, 6 novembre 2021. Cos'ha Cilostazzolo Sandoz? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cilostazzolo Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Cilostazzolo Sandoz? Cilostazzolo Sandoz ha un farmaco a base del principio attivo cilostazzolo, appartenente alla categoria degli antiaggreganti piastrinici e nello specifico antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz SPA. Cilostazzolo Sandoz può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Cilostazzolo Sandoz 100 mg 28 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sandoz SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: cilostazzolo. Gruppo terapeutico: antiaggreganti piastrinici. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: Cilostazzolo Sandoz ha indicato per aumentare la distanza massima percorsa a piedi, senza dolore nei pazienti con claudicatio intermittens, senza dolore a riposo e senza necrosi dei tessuti periferici, arteriopatia periferica Euroclasse Fontaine I. Cilostazzolo ha indicato come trattamento di seconda linea, in pazienti nei quali modifiche dello stile di vita, tra cui smettere di fumare e programmi di attività fisica sotto la guida di un supervisore, e altri interventi appropriati non sono riusciti a migliorare sufficientemente i sintomi della claudicatio intermittens. Posologia. La dose raccomandata di cilostazzolo è di 100 mg 2 volte al giorno. Il cilostazzolo deve essere assunto 30 minuti prima della colazione e della cena. L'assunzione del cilostazzolo insieme al cibo ha evidenziato un aumento delle concentrazioni plasmatiche massime, Cmax, del cilostazzolo, che può essere associato ad un aumento dell'incidenza di reazioni avverse. Il trattamento con cilostazzolo deve essere iniziato da un medico esperto nel trattamento della claudicatio intermittens, vedere anche paragrafo 4.4. Il medico deve rivalutare il paziente dopo 3 mesi di trattamento, al fine di interrompere il trattamento con cilostazzolo nei casi in cui l'effetto sia insufficiente o non vi sia un miglioramento dei sintomi. I pazienti in trattamento con cilostazzolo dovrebbero continuare a mantenere le modifiche allo stile di vita, cessazione del fumo e esercizio fisico, e gli interventi farmacologici, come riduzione dei lipidi e trattamento antiaggregante, per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari. Cilostazzolo non ha un sostituto di tali trattamenti. La riduzione della dose a 50 mg 2 volte al giorno è raccomandata nei pazienti trattati con farmaci che inibiscono fortemente il CYP3A4, ad esempio, alcuni macrolidi, antifungini azolici, inibitori della proteasi, o medicinali che inibiscono fortemente il CYP2C19, ad esempio omeprazolo, vedere paragrafi 4 e 4.5. Pazienti anziani. Non ci sono indicazioni particolari per il dosaggio negli anziani. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia nei bambini non sono state stabilite. Pazienti con insufficienza renale. Non è necessario un aggiustamento delle dose in pazienti con clearance della creatinina 25 ml/min. Il cilostazzolo è controindicato in pazienti con clearance della creatinina a 0,25 ml/min. Insufficienza epatica. Nei pazienti con epatopatia lieve non è necessario alcun adattamento della dose. Non sono disponibili dati su pazienti con insufficienza epatica da moderata a grave. Poiché copyright il cilostazzolo viene prevalentemente metabolizzato attraverso gli enzimi epatici, è controindicato nei pazienti con insufficienza epatica moderata o grave. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Grave insufficienza renale. Clearance della creatinina 25 ml/min. Insufficienza epatica moderata o grave. Insufficienza cardiaca con gestizia. Gravidanza. Pazienti con nota predisposizione alle emorragie, per esempio ulcera peptica attiva, ictus emorragico recente, nei 6 mesi precedenti, retinopatia diabetica proliferativa, ipertensione scarsamente controllata. Pazienti con storia di tachicardia ventricolare, di fibrillazione ventricolare o di ectopie multifocali ventricolari, sia adeguatamente trattati che non, e pazienti con allungamento dell'intervallo
intervallo QT, pazienti con una storia di grave tachiaritmia, pazienti trattati contemporaneamente con 2 o più agenti antipiastrinici o anticoagulanti supplementari, ad esempio l'acido acetilsalicilico, clopidogrel, heparina, varfarin, acenocumarolo, dabigatran, rivaroxaban e apixaban, pazienti con angina pectoris instabile, infarto del miocardio negli ultimi 6 mesi o un intervento coronarico negli ultimi 6 mesi. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'idoneità del trattamento con cilostazzolo deve essere attentamente valutata insieme ad altre opzioni di trattamento come la rivascolarizzazione. Sulla base del meccanismo d'azione, cilostazzolo può indurre tachicardia, palpitazioni, tachiaritmia e /o, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Inibitori dell'aggregazione piastrinica. Il cilostazzolo ha un inibitore della PDE con attività antipiastrinica. In uno studio clinico su soggetti sani, la somministrazione di 150 mg 2 volte al giorno, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere cilostazzolo Sandoz insieme ad altri farmaci come Eurosdronedarone Aristo Euro, Eurosmoltaca Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere cilostazzolo Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere cilostazzolo Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non ci sono dati adeguati sull'uso di cilostazzolo in donne in gravidanza. Gli studi condotti su animali hanno evidenziato una tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5.3. Il rischio potenziale per, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il cilostazzolo può causare capogiri e i pazienti devono essere informati della necessità di procedere con cautela prima di guidare dei veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse più frequenti riportate negli studi clinici sono state cefalea, 30%, diarrea e anomalie delle feci, entrambe 15%. Queste reazioni in genere sono state di intensità da, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Le informazioni disponibili sul sovradosaggio acuto nell'uomo sono limitate. I segni e i sintomi previsti sono cefalea grave, diarrea, tachicardia e possibili aritmie cardiache. I pazienti devono essere osservati e trattati con terapia di supporto. Lo stomaco deve essere svuotato inducendo il vomito o mediante lavanda gastrica, se indicato. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antitrombotici, inibitori dell'aggregazione piastrinica esclusa heparina. Codice ATC B01H23. I risultati ottenuti in 9 studi controllati con placebo, in cui 1634 pazienti sono stati esposti al cilostazzolo, proprietà farmacocinetiche, a seguito di somministrazione di dosi multiple di cilostazzolo 100 mg 2 volte al giorno, in pazienti con patologia vascolare periferica. Lo stato stazionario viene raggiunto entro 4 giorni. L'aumento, dati preclinici di sicurezza. Il cilostazzolo e parecchi dei suoi metaboliti sono inibitori dell'enzima fosfodiesterasi II, che inibisce la degradazione dell'AMP ciclico. Ciò risulta in un incremento delle concentrazioni di AMP ciclico in diversi, elenco degli eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, calciocarmellosa, ipromellosa 5, 6 CP, magnesio stearato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di cilostazzolo Sandoz a base di cilostazzolo sono: Albaten, cilostazzolo EG, cilostazzolo Milan Pharma. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.